amici e benvenuti su Pallinocat. Oggi parleremo di una razza di gatto molto nota, lo Sphynx. Prima di cominciare però iscrivetevi al canale ed attivate la campanella, così non perderete i prossimi video. Rimanete fino alla fine, ci sarà una piccola sorpresa. Lo Sphynx deve il suo nome alla somiglianza con la famosa Sfinge egizia, ma trarrebbe origine in Sud America, dove venne descritto nei testi di storia già dai primi anni dell'Ottocento, anche se più fonti indicano il Canada come paese di origine. Infatti viene anche chiamato Canadian Sphinx, e qui si sarebbe tentata la riproduzione con scarso successo, nei primi anni del Novecento. Successivamente in Francia, dopo svariati anni di incroci, si è ottenuta la razza che conosciamo oggi. La mutazione genetica che caratterizza l'assenza di pelo è spontanea ed è dovuta ad un genere eccessivo, quindi per avere cuccioli di Sphynx è necessario che entrambi i genitori siano della stessa razza. Esistono altre 7 sottospecie di gatto senza pelo, ma le scopriremo nei prossimi video. Lo Sphynx è un gatto di taglia media, che può pesare dai 3 ai 6 kg. Le femmine sono più piccole dei maschi. Ha un fisico slanciato dotato di ossatura sottile, ma muscoloso. La coda è molto snella e può avere un ciuffo sulla punta facendolo somigliare a quello di un leone. Può presentare pelo rado anche sul dorso del naso, sulle zampe, sulle orecchie e sui testicoli. Ha occhi grandi ed espressivi di tutti i colori, anche eterocromi, e sono a forma di limone. Possiede orecchie di grandi dimensioni, arrotondate sulla punta. Ma la cosa che rende lo Sphynx un gatto unico è ovviamente la sua totale o quasi mancanza di pelo. Infatti, in quanto mammifero, sarà sempre dotato di una pur impercettibile peluria. Esistono diverse varietà, tra cui il Rubber, che è senza pelo, la sua pelle è molto morbida e soffice, il Peach, il quale ha un pelo cortissimo, 2 mm circa, e al tatto ricorda appunto la superficie velutata di una pesca, il Wax, che ha una pelle molto liscia a causa delle secrezioni sebacee, e ricorda la cera. Nelle varietà con assenza di pelo, lo Sphynx può possedere comunque una cute di vari colori, anche se non ben definiti. Solitamente questa razza non possiede i vibrisse a causa della sua natura, ma possono presentarsi molto corte o rade. Nonostante la mancanza del pelo, questo non lo rende molto adatto a chi soffre di allergia, anche se ne diminuisce il disagio. Infatti la proteina FeL-D1 è presente nelle urine, nelle ghiandole ormonali e sebacee e nella saliva che i gatti comuni depositano sul loro manto mentre si puliscono leccandosi. La scarsa produzione di questa proteina contraddistingue tutte le razze ipoallergeniche. A proposito, ci sarà un video a riguardo. I cuccioli di questa razza crescono più rapidamente rispetto ai suoi simili. Dopo solamente un mese sono già svezzati, a differenza delle circa 8 settimane impiegate dai gatti comuni, ed hanno energia da vendere. Le cucciolate sono in genere di circa 3-6 gattini. Lo Sphynx richiede attenzioni particolari. È un gatto delicato. La pelle, essendo sempre esposta, si sporca facilmente e suda esattamente come noi umani. Va lavato almeno 1-2 volte al mese per via delle secrezioni sebacee generate in particolare dalla varietà Wax, tramite salviette umidificate apposite, oppure utilizzando prodotti con pH neutro. Inoltre è soggetto a ustioni solari e scottature, quindi necessita come noi di creme protettive e di ulteriori attenzioni per evitare che si faccia del male, per esempio cercando calore sui termosifoni. Le orecchie vanno pulite delicatamente almeno una volta a settimana, per l'abbondante produzione di cerume, e ancora più di frequente gli occhi, che a causa dell'assenza di ciglia lacrimano spesso. Ha un metabolismo accelerato per mantenere la temperatura corporea ed è molto attivo e vorace. Necessita di una dieta ricca di proteine e mangia frequentemente. Bisogna tenerlo sotto controllo per evitare che ingrassi troppo, fornendogli sempre piccole razioni. Avrà bisogno di una ciotola sempre piena di acqua fresca. È un perfetto gatto d'appartamento, ma dovrete mantenere una temperatura adeguata, specialmente in inverno, visto che per ovvi motivi patisce il freddo e la sua condizione termica si deve mantenere costante. Lo Sphynx può essere colpito da cardiopatia ipertrofica ereditaria e da malattie della pelle come l'orticaria pigmentosa, anche se molto rara. In ogni caso richiede visite periodiche dal veterinario. Se in salute vive in media dagli 8 ai 20 anni. È un gatto molto affettuoso e ama la compagnia. Non è per nulla diffidente, partecipa attivamente alla vita familiare, vi seguirà dappertutto, è intelligente e giocoso, ma soffre la solitudine. Infatti è sconsigliato a chi trascorre poco tempo in casa, a meno che non gli procuriate un altro esemplare per fargli compagnia. In ogni caso va d'accordo anche con gli altri animali domestici. Lo Sphynx non è un gatto economico, un esemplare può costare dagli 800 ai 1200 euro, e
quelli da riproduzione possono superare i 2000 euro. È giunto il momento della piccola sorpresa, ma prima ci tengo a ringraziare un caro amico, Lucio Messina, che mi ha suggerito l'argomento di questo video. Se la cucina è la vostra passione, vi consiglio il suo canale Lucio Messina Idee Cucina. Vi lascio il link in descrizione. E ringrazio per il supporto anche tutti gli amici in Club 6 che come me stanno seguendo questo percorso. Non mancherò di menzionarli nei prossimi video. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi ed attivate la campanella per rimanere aggiornati sulle novità. Se volete aiutarmi a far crescere il canale e volete vedere altri video come questo, condividete e commentate. Grazie per essere rimasti con Pallino Cat. Miau!